Amiche e amici di Solfatara News, oggi non stiamo semplicemente mostrando immagini dall'alto. Oggi stiamo entrando dentro un sistema che sta cambiando, che sta reagendo, che sta accumulando energia. I campi flegrei non sono fermi, non sono stabili, non sono in pausa. Sono una caldera viva, inquieta, irrequieta. E quello che stiamo osservando in queste ore lo dimostra in modo sempre più evidente. Ogni volta che i nostri droni si alzano in volo, non è per spettacolo, non è per scenografia. È perché qui sotto qualcosa si muove, qui sotto qualcosa spinge, qui sotto qualcosa sta cercando spazio. E quando un sistema vulcanico cerca spazio, non lo fa mai in silenzio. Come sempre vi portiamo dati reali, osservazioni dirette, monitoraggi sul campo, perché questa terra fragile non può permettersi superficialità. Prima di entrare nel cuore dell'aggiornamento, vi ricordiamo che potete sostenere il nostro lavoro quotidiano tramite Buy Me a Coffee. Non è un obbligo, ma un gesto libero che ci permette di continuare a volare, sostituire batterie, mantenere le attrezzature e documentare ogni giorno quello che accade sopra e sotto questa caldera. Il link è in descrizione e nel commento fissato. Iscrivetevi al canale. Seguiteci su TikTok e unitevi al nostro gruppo Facebook Solfatare News Group, perché l'informazione condivisa è una forma di protezione. E adesso veniamo ai fatti. La giornata di ieri è stata tutt'altro che tranquilla dal punto di vista sismico. Subito dopo la pubblicazione del nostro video si è aperto uno sciame sismico, una sequenza di scosse ravvicinate, con ipocentri superficiali, magnitudo contenute, ma chiaramente percepite nelle zone più vicine alle aree attive. Scosse secche, nette, che non passano inosservate. Scosse che ti fanno capire che sotto non c'è calma, c'è movimento. E non è finita lì, perché dopo le scosse e fino a notte inoltrata si sono registrati tremori continui. Questo è un segnale pesante, importante, da non sottovalutare. Il tremore vulcanico non è rumore di fondo, non è disturbo. È il suono di un sistema che sta ridistribuendo fluidi, gas, pressioni. È il segnale di qualcosa che scorre, che spinge, che cerca nuove vie. Quando la caldera entra in questa fase, significa che dentro si sta riorganizzando qualcosa. Ovviamente, come ogni giorno, abbiamo alzato i nostri droni per il monitoraggio. Prima tappa, Fumarola Pisciarelli. E qui oggi la situazione è apparsa subito chiara. Degassamento intenso, pressione evidente, fango spinto verso l'alto in maniera violenta. Non parliamo di una fumarola tranquilla, parliamo di un punto che sta sfogando energia, parliamo di un sistema che sta spingendo dal basso. La temperatura misurata oggi alla fumarola Pisciarelli è di 107,3 gradi centigradi. Come sempre vi mostriamo a schermo il grafico con l'andamento dei giorni precedenti, perché qui non conta solo il valore di oggi, conta la tendenza. E la tendenza è chiara. Successivamente ci siamo spostati sulla fumarola Bocca Grande. A vista il degassamento appare minore rispetto a ieri, ma attenzione, meno vapore non significa meno pericolo. La pressione è costante, si vede, si percepisce. E spesso quando il vapore non esce in modo evidente è perché incontra resistenze, ostacoli, tappature. La temperatura misurata oggi alla fumarola Bocca Grande è di 181,1 gradi centigradi. Anche qui, grafico aggiornato a schermo. Abbiamo poi controllato la pozza di fango con la grata, che non ha mai smesso di bollire neanche nei periodi di assenza di pioggia. Oggi la temperatura interna è di 79,7 gradi centigradi. Allargando la visuale intorno alla fumarola, abbiamo individuato un punto con temperatura molto più alta, 98,8 gradi centigradi, in un'area che non dovrebbe teoricamente essere così calda. Questo è un segnale importante, perché indica che il calore e i fluidi non stanno più solo nei punti classici, ma stanno migrando lateralmente. E ora fermiamoci un attimo su un concetto fondamentale, il Cap Rock. Il Cap Rock è, in parole semplici, un tappo naturale. È uno strato di rocce alterate, argille, depositi idrotermali che si forma sopra il sistema caldo profondo. Questo tappo può diventare impermeabile. E quando diventa impermeabile, i gas, il vapore e i fluidi restano intrappolati sotto, si accumulano, la pressione aumenta.
come in una pentola a pressione senza valvola. Finché il tappo regge, in superficie può sembrare tutto più tranquillo, ma sotto la tensione cresce. E quando quel tappo si frattura, quando cede, quando trova una via improvvisa, l'energia si libera in modo violento. Scosse, tremori, esplosioni freatiche, improvvisi getti di fango e vapore. Ecco perché quando vediamo meno degassamento, non dobbiamo mai pensare che il sistema si stia calmando. Spesso significa esattamente il contrario. Significa che le vie di sfogo sono sature, chiuse, tappate. E qui entrano in gioco le piogge. Le piogge non sono innocue in un sistema come questo. L'acqua penetra nel sottosuolo, entra nelle fratture, raggiunge le zone calde. Quando l'acqua fredda incontra rocce roventi e fluidi idrotermali, avvengono reazioni violente, vaporizzazione rapida, aumento di volume, microesplosioni. Questo genera pressione, genera fratture, genera sismicità. In pratica la pioggia può diventare un innesco su un sistema già carico di energia. Proprio ieri, nel nostro video, abbiamo espresso le nostre preoccupazioni sul modo in cui le autorità e l'INGV comunicano con la popolazione. Un linguaggio rassicurante, minimizzante, che parla di assenza di peggioramenti nel breve periodo. E pochi minuti dopo la pubblicazione di quel video è iniziato lo sciame sismico. Coincidenza? Forse. Ma i segnali c'erano e noi li avevamo visti. Nel nostro piccolo, con monitoraggi giornalieri, avevamo già percepito una ripresa dell'attività. Ovviamente i campi Flegrei non si prevedono come un orario del treno. Sono complessi, caotici, imprevedibili. Ma quando aumentano tremori, temperature, pressioni e deformazioni, non si è in una fase neutra, si è in una fase di tensione. In questo momento siamo in una fase di tremore vulcanico continuo e questo pesa. Pesa sulla terra e pesa sulla testa delle persone, perché vivere sopra una caldera che si muove non è una teoria, è una realtà quotidiana. Vi ricordiamo il nostro appuntamento di domenica 11 gennaio alle ore 15, quando voleremo in live su YouTube con i nostri droni per mostrarvi in diretta lo stato delle fumarole, del cratere e delle aree più attive. Attivate la campanellina, iscrivetevi al canale perché quella live sarà un momento importante. Noi continueremo a monitorare, a osservare, a documentare, senza filtri, senza minimizzare, senza addolcire la realtà, perché qui non si gioca, qui si vive sopra un sistema potente. Restate con noi, restate vigili, restate informati. Questa è Solfatara News e noi continueremo a guardare ogni giorno dentro il cuore instabile dei campi Flegrei.